E siamo qui questa volta con un'altra mountain bike super leggera, anzi direi super leggera, perché questa mountain bike pesa solo 16,5 kg ed è una mountain bike elettrica. Monta un motore Shimano EP8. I Newton metro qui sono 60. La batteria da 360 Wh estendibile con altre 252 Wh, sempre con il supporto alla borraccia. Monta una Fox 36. Come sospensione troviamo un Fox DPX2. È montata Shimano XTR come trasmissione e freni, quindi top di gamma Shimano. Reggisella telescopico come sempre, bicicletta super completa. I livelli di assistenza sono 3, il cockpit è veramente minimalista, ci sono solo 2 bottoni qui e poi c'è un dispositivo qua con cui potrete vedere lo stato della batteria e i livelli di assistenza, veramente molto minimal e leggerissimo, ed è anche questa leggerissima, molto leggera. Hey, welcome back to the Italian vlog here, Lanzarote Track Test Center. Thank you. Your name? Sandro Schmidt. Also YouTube channel, Sandro Schmidt. Oh, nice. Okay, so we'll check it out. Yeah. Thank you. Thanks. And andiamo a provarla. E siamo qui con un altro super gioiellino appena uscito che avevamo visto anche a Eurobike, la Trek Fuel XE 9.7, che non è il top di gamma e per questo motivo non è la più leggera della sua famiglia. Siamo intorno ai 18-19 kg, con il motore nuovissimo TQ HPR 50 da 50 Nm, super compatto e super leggero. Batteria da 360 Wh, estendibile anche in questo caso con batterie esterne. La forcella è una RockShox Rhythm con 150 mm di escursione. Come sospensione monta un Fox Float X. Solito reggisella telescopico. Trasmissione è un Shimano XT, 12 velocità 10-51. I freni sono SRAM, abbiamo un po' un miscuglio qui, andiamo freni SRAM, trasmissione Shimano, probabilmente per abbassare un po' il prezzo. Questa mountain bike è veramente molto giocosa, anche questa, come tutte le mountain bike leggere, le trovo qualcosa di diverso rispetto alle tradizionali mountain bike all round. Andiamo a fare qualche saltino? Yeah. Bella. Sensazione a caldo, questa qua è bellissima. Se devo comparare Trek, forse perché qua c'è più escursione 150, è più morbida, la sento proprio più bella, è da poltrona questa. Quando salti a terra non te ne rendi conto, quella è un pochettino più brusca. Ok, Pier ha deciso, salta anche lui. Un applauso per Pier. Oh, la folla in delirio! Vediamo la ola sugli spalti! Quale farà? L'1, il 2 o il 3? Opta per il 2 e vai! E ce l'ha fatta! Adesso cambieranno le scritte qua, invece di Nino metteranno il mio nome. Piernino. Pratica bella. Bella che bicicletta molto comoda, anche qui la postura è piuttosto in avanti, una bicicletta piuttosto lunga, il motore assiste molto di più rispetto alla Trek. Funziona bene col motore, funziona bene. Silenziosissimo, il TQ non si sente, è il motore più silenzioso che ho provato finora. Confermo. Devo riprovare il Fazua, perché forse potrebbe essere lo stesso livello di silenziosità, ma qua è proprio come se si stesse andando su una bicicletta normale. Sono veramente impressionato dal lavoro che ha fatto TQ. Dammi la telecamera che faccio sentire, lo faccio sentire in salita. Il motore proprio non si sente. Sentite qualcosa?
Andiamo su qua, sentiamo. Cioè, zero. Impressionante la silenziosità di questo motore. Ok, prendo in mano adesso l'Orbea con un Shimano EP8 RS. Avete sentito la differenza, eh? Non è rumorosissimo l'EP8, però comparato al TQ è difficile vincere. Ecco, se c'è una cosa in cui l'EP8 deve migliorare è la silenziosità. Chiaramente radici bagnate, ha piovuto stanotte qua in Casot. Questo è un test per vedere se si riesce a spallare una mountain bike elettrica light, perché al limite finora per me è stato il peso. Allora, mettiamo ora 6, prendo da qua, da qua. Sono saltate fuori 3 ernie, ma alla fine si riesce a spallare. Vabbè, non ho il supporto dello zaino, ma la bici, cioè, non è come una bicicletta all round elettrica che è impossibile da sollevare. Questa si alza e volendo si può superare l'ostacolo, anche spallarla in questa maniera, cioè si alza molto bene. Beh, sono rimasto veramente impressionato finora dalla Levo SL e da questa qua. La Orbea Rise è bella anche quella, però la rumorosità del motore è superiore a queste qua. Non è un motore rumoroso l'EP8, non è dei più rumorosi, però se lo comparate al TQ, ragazzi, il TQ vince su tutti. E devo metterlo, signori, questa è una signora mountain bike light elettrica, ma veramente bella, impressionante, soprattutto per via del motore.